Buongiorno e benvenuto sul mio canale YouTube. Vuoi iniziare a registrare i tuoi podcast in modo professionale, in modo che si sentano bene, che sembrino professionali? Ecco, ci sono 7 elementi, 7 passaggi dai quali non puoi prescindere. Oggi li vedremo tutti e 7. Pronto? Iniziamo! Il primo punto dal quale non puoi assolutamente prescindere è quello del trattamento acustico della stanza nella quale registri. Te ne ho parlato già tante volte, lo sai, quando parliamo di audio, quando parliamo di podcast, la prima cosa a cui dobbiamo fare assolutamente attenzione è il trattamento acustico della stanza nella quale registriamo. Sai perché? Perché possono esserci 2 fonti sonore fondamentalmente che disturbano la tua registrazione. Una è una fonte esterna, quindi tutto ciò che avviene fuori dalla stanza, fuori casa. Questo è un esempio. Ok? Benissimo, ma ci sono anche rumori interni, cioè che provengono oltre la porta della tua stanza. E questo è un altro esempio. Oltre a questi rumori, ce n'è uno in particolare che è il tuo vero nemico, ovvero l'eco, il reverbero, le riflessioni sonore. Perché? Perché quando tu registri, l'audio, la mia voce in questo momento, non va soltanto dritto, si espande in tutte le direzioni, in alto, in basso, a destra, a sinistra, dappertutto. Ora, in base agli oggetti che trova lungo il suo percorso, verrà riflessa e tornerà indietro. Quindi immagina che se tu pensi che la tua voce va solo in quella direzione, quindi registra soltanto lì, no, la voce va in tutte le direzioni, per cui se trova superfici lucide, se trova superfici riflettenti, se trova, non so, una parete vuota, riflette, quindi torna indietro ed è come se lo spazio che c'è tra me e il microfono in questo momento fosse pieno di riflessioni. Ecco, come si fa a risolvere questo annoso problema? Una delle cose più semplici da fare è quello di utilizzare materiale fonoassorbente. In giro ne trovi tantissimo, di tutti i tipi. Qui con me ho 3 tipologie, te le faccio vedere, sono quelle che forse più facilmente riesci a trovare in commercio. Allora, questa è la prima. Vedi? Speriamo che la metta a fuoco. Ok, guarda quanto è sottile questo materiale fonoassorbente. Ok, questo qui non ti serve a molto, diciamo che forse non serve assolutamente a nulla. Poi c'è questo, sempre stessa struttura a nido d'ape, però guarda. Ok, vedilo. Ok. Anche questo è molto sottile. Quello che ti consiglio di prendere in considerazione è questo, il famoso piramidale. Ok? Morbidissimo. Questo perché è fatto in questo modo? Perché ci sono queste piramidi? Perché quando il suono arriva viene spezzato e ritorna indietro in una minima parte. Più questo è denso, e infatti si parla sempre di densità per riconoscere le varie tipologie, quindi le varie qualità, più è denso, più romperà il suono e il suono non torna indietro e non entra nel tuo microfono. Ci sono in commercio altre soluzioni come i windshields, cioè quella specie di scudi fatti di questo materiale che si mettono dietro il microfono. Ti sconsiglio assolutamente di comprare, sono delle cazzate mostruose, sai perché? Perché per il motivo che ti ho raccontato prima, il suono non va soltanto dritto, il suono va in 1000 direzioni e il fatto che tu schermi, ok, quindi quel windshield si mette dietro il microfono. E sai una cosa, la parte posteriore al microfono è quella meno sensibile, per cui chi se ne frega che le onde sonore non rientrano nella parte posteriore del microfono, che è quella meno sensibile. A noi interessa che le onde sonore non entrino nella parte anteriore del microfono, quella dove noi parliamo. Quindi ti sconsiglio assolutamente di comprare quelle cose perché butti soltanto soldi. Quelle cose possono servirti solo se la tua stanza è già trattata, allora può essere un aiuto in più. Altrimenti utilizza materiale come questo sulle pareti, almeno dove c'è maggiore riflessione sonora, e vedrai che la situazione migliorerà tantissimo. Il secondo elemento che voglio portare alla tua attenzione è il microfono. Ora, sfatiamo anche il mito per il quale dobbiamo spendere chissà quanti soldi per comprare un microfono per fare il nostro podcast. Sbagliato. Se la nostra stanza, ricordi il punto precedente, non è trattata acusticamente in modo decente, anche il miglior microfono del mondo suonerà uno schifo.
Anzi, come ti raccontavo anche in un altro video, se prendiamo il miglior microfono, uno dei migliori microfoni, e lo utilizziamo all'interno di una stanza non trattata, otterremo un suono peggiore rispetto a quello di utilizzare un microfono da poche centinaia di euro. Quindi assolutamente sfatiamo questo mito. Quindi che cosa bisogna fare? Capiamo in primis una cosa: il microfono non serve a migliorare la tua voce. Non è che se hai una voce che fa schifo, utilizzando un microfono buono, avrai la voce del miglior voice over artist o il miglior doppiatore al mondo. Non funziona così. Migliore la qualità del microfono, migliore sarà la rappresentazione sonora che questo riuscirà a catturare. Quindi si parla di definizione, cioè riuscirà a cogliere tutti gli elementi salienti della tua voce. Quindi non migliora la tua voce, ma cattura tutti gli elementi che formano la tua voce. A questo serve un microfono migliore. Quindi se tu pensi di spendere 1.000 euro per avere un microfono che fa suonare meglio la tua voce, stai sbagliando assolutamente. Il microfono da 1.000 euro avrà una sensibilità maggiore, catturerà più informazioni che serviranno a raccontare e rappresentare la tua voce, ok? Il consiglio che posso darti per un home studio, per una registrazione domestica, è quella di non andare oltre 300-350 euro per un microfono. A volte si trovano anche microfoni più economici che suonano veramente molto bene, però ti dico la cifra massima che secondo la mia modesta opinione non dovresti superare. Perché? Per quello che ti ho spiegato prima. Esistono tanti microfoni in commercio che suonano veramente molto bene e soprattutto per iniziare in una stanza non trattata o trattata male, quelle tipologie di microfono che vanno anche 100 euro, 150, 200 euro sono più che sufficienti. Quindi non investire un capitale nel microfono. Se hai tutti questi soldi da investire, fallo soprattutto nella parte del trattamento acustico della stanza. Il terzo elemento indispensabile è la scheda audio. Perché ci serve la scheda audio? Perché se abbiamo comprato un microfono che non è USB, perché se hai comprato un microfono USB, ovviamente la scheda audio non ti serve. Do per scontato, visto che ti ho dato un budget da non superare, secondo il mio modesto parere, di 300-350 euro, in quella fascia di prezzo si trovano ottimi microfoni con attacco XLR, attacco Canon, quindi quello professionale, diciamo. Per attaccare questo microfono al computer dobbiamo utilizzare una scheda audio. La scheda audio a cosa serve? È una cosa molto semplice, serve a tradurre un segnale analogico, cioè quello del microfono, in un segnale digitale, che serve poi per essere elaborato dal software, dal computer. Ok? A questo serve la scheda audio. Come scegliere la scheda audio? Allora, innanzitutto, quanti ingressi microfonici hai bisogno? 1, 2, 4? Questo fa la differenza, ok? Dopodiché, le cuffie. Di quante cuffie hai bisogno? 1, 2, di più? Anche questo fa la differenza. Le schede audio differiscono tanto per la qualità dei preamplificatori. Oggi si parla tanto di preamplificatori trasparenti. Perché? Perché vuol dire che non modificano in nessun caso la voce che entra. Quindi, anche in questo caso, come per il microfono, non ti rendono la tua voce migliore, rendono la tua voce identica a come la ascoltano. Quindi, questa è la tua voce, verrà registrata esattamente com'è. Ok, quindi non aggiungono niente. Questo significa preamplificatori trasparenti, ok? La maggior parte delle schede audio si connettono USB al computer e nella maggior parte dei casi non hai bisogno neanche di un alimentatore a corrente, perché vengono alimentate automaticamente dalla connessione USB, soprattutto se è USB, quindi l'ultima tipologia di USB. Alla scheda audio vanno poi attaccate eventualmente delle casse monitor esterne laddove tu volessi monitorare il tuo audio. E il gioco è fatto. Questa è la scheda audio. Anche in questo caso ti consiglio di non superare le 200, 250, 300 euro al massimo per una scheda audio, perché oggi il livello è veramente molto simile, cioè magari una scheda audio è migliore perché ha una quantità di rumore inferiore rispetto alle altre, ma a basse frequenze. Un'altra scheda audio ha un minimo di gain in più per alimentare magari un microfono dinamico. Insomma, ci sono tantissime differenze, però ti consiglio di non impazzire dietro le varie differenze, perché non esiste la migliore scheda audio. Esiste la migliore scheda audio per te in quel momento, con quel budget, con quelle esigenze. Il quarto elemento sono le cuffie. Allora, le cuffie spesso vengono sottovalutate. Le cuffie invece hanno un ruolo molto importante. Perché? Perché soprattutto nella fase di missaggio, quindi non tanto nella registrazione, ma nella successiva fase dove andiamo a pulire la nostra voce, magari andiamo ad aggiungere l'equalizzatore, il compressore e quant'altro, e l'andiamo a esportare ovviamente, la cuffia ci serve perché rappresenta l'ascolto
così come avverrà sulla maggior parte dei dispositivi. Quindi migliori sono le cuffie, migliore sarà il nostro ascolto e migliore sarà la resa sonora che la nostra voce avrà sui vari dispositivi dove verrà ascoltata. Il mio consiglio è quello di, oltre a utilizzare delle cuffie professionali, ma esistono anche abbastanza economiche, intorno ai 40, 45, 50 euro, che ti danno comunque un ottimo ascolto, perché ricordiamoci che tu stai registrando la tua voce, stai registrando un podcast, non un'orchestra o un gruppo musicale. Ti consiglio anche di utilizzare le cuffiette del telefono. Perché? Perché nel caso di podcast la maggior parte delle persone che ascolteranno appunto i tuoi podcast lo faranno attraverso le cuffiette del telefono, quindi cuffiette di scarsa qualità, per cui ti consiglio, per avere un ulteriore riferimento, utilizzare anche le cuffiette del telefono. Vedrai che quella sarà la rappresentazione perfetta di come il tuo audio, quindi la tua voce, verrà ascoltata dalle persone sui loro smartphone con le loro cuffiette. È una cosa che fanno in pochi, ma ti assicuro che ti dà un grosso vantaggio. Un altro elemento è il computer o il registratore digitale. Allora, può sembrare ovvio e scontato, però sono due strumenti completamente diversi. Il computer ti serve perché al computer agganci la scheda audio e utilizzi, come vedremo nel prossimo punto, il software appunto per fare editing. Il registratore digitale invece ti permette di utilizzarlo, può essere utilizzato soprattutto non in studio, magari quando fai interviste fuori, in giro o in altre situazioni. Esistono tantissimi registratori digitali che hanno un costo tutto sommato non altissimo, certo hanno un costo, questo è scontato, non altissimo in base alla qualità sonora che ti danno. Credo che la scelta più logica, quella più economica e più veloce, visto che probabilmente hai già un computer a casa, sia quello di utilizzare appunto il computer col quale lavori. I software che ci sono attualmente in commercio e le schede audio sono compatibili con la maggior parte dei software. Certo, se hai un computer molto vecchio, probabilmente prova a controllare un po' le specifiche della scheda audio e del software che utilizzerai per l'editing del podcast e vedi se è compatibile. Però in linea di massima, computer moderni, non dovresti avere nessun tipo di problematica. I registratori digitali invece sono utilissimi se vuoi fare interviste, quindi se vuoi muoverti. Ovviamente è molto meglio portarsi un registratore digitale al quale puoi connettere comunque il microfono come XLR, quindi senza perdere qualità. È molto più comodo e veloce rispetto a portarsi appunto il computer. A te la scelta, sai che puoi registrare il tuo podcast sia con il computer sia con un registratore digitale. Un altro elemento è quello del software. Benissimo, nel momento in cui abbiamo insonorizzato la stanza, abbiamo comprato il microfono, abbiamo comprato la scheda audio, abbiamo comprato un paio di cuffie, dobbiamo iniziare a registrare. Benissimo, come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un software che può essere una DAW, Digital Audio Workstation, o un software qualunque. Ce ne sono tantissimi in commercio, alcuni sono gratuiti, altri prevedono una forma di abbonamento mensile, altri si acquistano una tantum. Non esiste anche in questo caso il software migliore, non esiste, esiste quello migliore per te in questo momento, per le tue esigenze, per cui ti consiglio all'inizio di utilizzare un software gratuito tipo Audacity o tipo Reaper. Nello specifico Reaper è il software che utilizzo io, che ha una versione gratuita ma anche un piccolissimo obolo perché veramente parliamo di una cifra ridicola, e mi piace sostenere questo progetto, però è sostanzialmente gratuito. Ora, che succede? Se utilizzi questi software gratuiti inizi a prendere dimestichezza con l'editing audio, dopodiché se vanno bene questi software continuerai a utilizzarli. Se hai bisogno di software diversi, quindi che hanno maggiori funzionalità, potrai passare sicuramente a un software che prevede un abbonamento o una formula di acquisto una tantum, però avrai la consapevolezza di quello che ti serve e quindi eviterai di comprare software inutili o di buttar via soldi. L'ultimo punto di questo elenco è l'editing della voce. Quando noi abbiamo pulito la nostra voce, quindi abbiamo eliminato tutte le imperfezioni, respiri, delle parole pronunciate male o quant'altro, siamo pronti per migliorare la qualità audio della nostra voce. Come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando probabilmente un compressore, un equalizzatore, un gate e poco altro. Il mio consiglio è questo: utilizza non più di questi plugin che ti ho detto, quindi compressore, equalizzatore, gate, a meno che tu non abbia particolari esigenze. Però più plugin vai ad aggiungere sulla tua voce, più la rovini, soprattutto se non utilizzati bene, ovviamente. Se li utilizza un professionista, un tecnico del suono, allora è un altro discorso. Ma nel tuo caso specifico, più plugin vai a utilizzare, più snaturi quella che è la tua voce, per cui verrà fuori una voce molto diversa da quella che in realtà è. Ed è un peccato, perché ogni voce
è bella così com'è, quindi non c'è bisogno di modificarla troppo. Quindi utilizzare questi plugin è necessario perché servono a eliminare magari delle imperfezioni, magari la nostra voce è un po' troppo nasale, oppure è un po' troppo acuta, oppure è un po' troppo bassa, quindi possiamo con l'equalizzatore andare a eliminare alcune piccole imperfezioni. Con il compressore possiamo livellare il suono in modo che non ci siano parti troppo alte o parti troppo basse. Con il gate possiamo magari andare a eliminare quel minimo di rumore in sottofondo che c'è. Insomma, questi sono plugin indispensabili per lavorare la tua voce. Questi plugin in alcuni casi escono già compresi all'interno del software che stai utilizzando, in altri casi vengono acquistati, però non hanno cifre astronomiche e sono, dal mio punto di vista, indispensabili per confezionare la tua voce prima che questa venga esportata e quindi ascoltata dagli altri. Bene, siamo arrivati in conclusione di questo video. Spero che questi 7 punti siano stati indispensabili per te come lo sono stati per me quando ho iniziato, e spero che da oggi in poi il tuo audio sia migliore rispetto a quello che era fino a ieri. Se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a contattarmi, io sono qui. Nel frattempo ti do appuntamento al prossimo video, ma prima ti chiedo di iscriverti al mio canale su YouTube, di cliccare sulla campanellina in modo da essere aggiornato sui miei prossimi video. Per adesso ti ringrazio e alla prossima. Ciao!